Oggi voglio parlarti di un argomento molto interessante e spesso discusso, ovvero i pro e i contro di essere un content creator. Che si tratti di YouTube, Instagram, TikTok o qualsiasi altra piattaforma, creare contenuti è un lavoro sicuramente affascinante, ma anche pieno di sfide. In questo video voglio condividere con te le mie esperienze, ma anche le mie riflessioni su che cosa significa essere davvero un creatore di contenuti. Se sei curioso di sapere che cosa c'è dietro questo fantastico mondo, rimani con me fino alla fine. Uno dei maggiori vantaggi di essere un content creator, dal mio punto di vista, è la possibilità di esprimere la propria creatività potenzialmente senza limiti. Puoi infatti creare video, foto, post, storie che rispecchiano esattamente chi sei e soprattutto ciò che ami fare. Ogni contenuto quindi diventa un pezzo unico del tuo portfolio e non c'è niente di più gratificante, dal mio punto di vista, che vedere una propria idea prendere vita e poi potenzialmente essere condivisa col mondo intero. La libertà di esplorare nuovi formati e sperimentare con diversi stili è davvero inestimabile. Lavorare da casa, dal mio punto di vista, è un altro grande vantaggio, enorme. Perché questo? Perché puoi gestire i tuoi orari, passare più tempo con la famiglia, risparmiare sui tempi di spostamento. Inoltre, avere un ambiente di lavoro personalizzabile secondo le proprie esigenze contribuisce a creare un'atmosfera sicuramente più rilassata, ma molto più produttiva. Incontrare altri creatori di contenuti, dal mio punto di vista, è uno degli aspetti più gratificanti di questo lavoro. Condividere infatti esperienze, imparare dagli altri, stringere nuove amicizie rende tutto ancora più speciale. La possibilità di collaborare con altri creator poi può portare a nuove idee, più innovative, contenuti di qualità migliore. Il supporto reciproco e l'ispirazione continua sono, secondo me, elementi chiave che rendono questa comunità di creator così unica. La flessibilità di poter lavorare ovunque è incredibile. Se hai una buona connessione a internet puoi creare infatti contenuti da qualsiasi parte del mondo. Questa libertà ti permette di esplorare quindi nuovi luoghi, nuove culture e potenzialmente arricchisce i tuoi contenuti offrendo sempre di qualcosa di nuovo al tuo pubblico. Non c'è niente di più emozionante che pubblicare un nuovo contenuto. Dall'idea iniziale alla realizzazione finale, tutto il processo è una scarica di adrenalina. E quando premi il tasto pubblica, l'emozione è indescrivibile. Sapere che il tuo lavoro potrebbe potenzialmente essere visto e apprezzato da tutte le persone in tutto il mondo è una sensazione davvero unica. Ogni feedback positivo, ogni commento entusiasta contribuisce ovviamente a rafforzare la tua passione per questo lavoro. Uno degli aspetti più difficili è la solitudine. Del resto ci ho fatto un video proprio specifico su questo argomento che trovi da qualche parte sul mio canale, provo a linkartelo qui. Si chiama La solitudine del content creator. Spesso infatti ci si trova a lavorare da soli per ore e ore o anche per giorni e giorni e questo può essere alienante e a volte frustrante, soprattutto se sei una persona molto socievole. La mancanza di interazione umana quotidiana può portare veramente a sentirsi isolati, quindi è importante trovare i modi per rimanere connessi con amici e colleghi, magari anche attraverso videochiamate o meglio ancora incontri vis-à-vis periodici. Essere un content creator richiede una grande dose di automotivazione. Devi infatti costantemente trovare nuove idee e mantenere alta la tua energia creativa. Questo, come puoi immaginare, non è sempre facile, soprattutto nei momenti di blocco creativo. Anche su questo argomento, il blocco del content creator, trovi un video che ho fatto un po' di tempo fa, magari provo a linkartelo qui. Dicevo, la disciplina e la gestione del tempo sono fondamentali per mantenere un ritmo di lavoro costante e produttivo. Spesso è utile stabilire una routine giornaliera e fissare obiettivi a breve e lungo termine. Le metriche e le statistiche possono diventare una vera e propria ossessione. Spesso ci si preoccupa troppo delle visualizzazioni, dei like, dei commenti, mettendo sotto pressione la propria creatività. È facile cadere quindi nella trappola di creare contenuti solo per ottenere buoni risultati numerici, perdendo di vista di fatto ciò che ti appassiona veramente. Imparare a bilanciare l'importanza delle metriche con la propria soddisfazione personale, dal mio punto di vista, è cruciale.
Arriviamo al punto dolente. I guadagni come content creator possono essere molto irregolari. Qualche mese puoi guadagnare abbastanza per vivere comodamente, il mese successivo faticare per pagare addirittura le bollette. Questo rende difficile pianificare a lungo termine, ovviamente, quindi è importante avere un piano finanziario solido e mettere da parte dei risparmi per i periodi meno favorevoli. Diversificare le fonti di reddito, ad esempio attraverso sponsorizzazioni, vendite di merchandising, crowdfunding, può sicuramente aiutarti a stabilizzare le entrate. Infine, i commenti negativi possono essere molto demoralizzanti. Purtroppo su internet ci sono tantissime persone pronte a criticare e offendere per qualsiasi motivo. È importante quindi imparare a gestire queste situazioni e a non lasciarsi abbattere, soprattutto all'inizio. Concentrarsi sui feedback costruttivi e ignorare i commenti negativi può fare una grande differenza nel mantenere alta la propria motivazione. Ricorda sempre che per ogni commento negativo ci sono molti altri commenti positivi. Essere un content creator è una delle esperienze più gratificanti e al tempo stesso impegnative che si possano fare. Ci sono molti aspetti positivi come la libertà creativa, la flessibilità e la community, ma ci sono anche sfide significative come la solitudine, la pressione delle metriche e l'incertezza finanziaria. Se stai pensando di intraprendere questa carriera, è importante essere consapevoli sia dei pro, ma anche e soprattutto dei contro. Ma una cosa è certa, se ami creare contenuti e connetterti con le persone, ne vale sicuramente la pena. Pensi che ci siano altri pro e contro per essere un content creator? Fammelo sapere nei commenti qui sotto e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!